Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Allora, oggi è un giorno di festa perché come vedete è arrivata la spedizione di Army Painter, che è la spedizione della sponsorship di Army Painter per il canale, e non posso fare altro che ringraziare veramente di cuore Army Painter. È un'azienda veramente fatta di persone con grande passione, perché ovviamente il nostro canale ancora, come vedete, ha dei numeri che cominciano a salire molto bene, ma ancora non sono certo i più alti d'Italia e ovviamente non sono i più alti del mondo, però hanno veramente creduto in me, hanno visto che le cose funzionano e quindi abbiamo deciso di crescere insieme, e quindi di questo non posso fare altro che ringraziarli, e ringrazio veramente voi, perché senza di voi e la vostra presenza e il passaparola non ci sarebbe questa crescita che c'è ora, e quindi non ci sarebbero queste opportunità. L'opportunità ovviamente è quella di vedere dei prodotti, toccarli con mano prima di comprarli, e quindi posso dirvi testandoli cosa prendere, cosa non prendere, fare. Io farò sempre e solo, come sapete, recensioni più che veritiere, più che ovviamente a percezione personale, però assolutamente sincere. Quindi subito dopo la sigla oggi apriamo il Warpaint Air Mega Set, che è il nuovo set dell'Airbrush, e poi nelle prossime puntate vi farò vedere il resto. Dopo la sigla. Ragazzi, Warpaint Air Mega Set, che cos'è? È niente un po' di meno che il set principale, diciamo, perché poi c'è ovviamente il totale che ha tutti quanti, tutta la gamma di colori, ma questo è, diciamo, sicuramente sarà il più venduto da Army Painter, che è praticamente il principale appunto set per i colori da aerografo. Significa che sono già diluiti in base a quello che serve per l'aerografo, e quindi non c'è bisogno di ulteriori diluizioni. All'interno avete le mixing balls, che sono le palline d'acciaio, 2 per ogni boccetta, che solo quelle, se andate a vedere quanto costano in giro, nonché da Army Painter stesso, comunque hanno un costo, e sono tutte quante precaricate all'interno in ogni bottiglia, che sono bottiglie da 18 ml. Allora, che cosa c'è anche da sapere prima di aprire? La cosa molto interessante è quella che loro chiamano, scusate la mia mano, vedete il gatto mi ha torturato in questi giorni, comunque ok, hanno praticamente messo questa dicitura importantissima della Triad System for your airbrushing. In poche parole, il Triad System è il loro sistema di colorazione a 3. È molto molto bello perché è semplice e diretto. Vedete che si carica praticamente il colore direttamente, tra le altre con le boccette uguali a quelle insomma normali che abbiamo di Army Painter, a cui siamo abituati. C'è praticamente già il contagocce, voi avete già mescolato, non dovete fare altro che mettere la quantità premendo leggermente all'interno dell'aerografo. Vi consiglio di farlo un po' alla volta, così non sprecate mai colore, non avrete mai gocce che spargono, non avete mai rovesciamenti accidentali, perché le boccette sono veramente fantastiche, e appunto abbiamo questa opportunità di utilizzare questa tecnica, ovvero un colore base, un colore mid-tone, cioè medio, e un colore highlight. In realtà è una tecnica che vi ho già fatto vedere diverse volte, per esempio con lo stripping grime del tutorial che vi ho fatto sugli Spaceballs, piuttosto che l'Ultramarine. Ho sempre fatto con l'aerografo 3, la base, un medio più basso, cioè la base praticamente è il colore medio nel mio caso, poi facevo le ombre zenitali e le luci zenitali all'opposto, quindi ombre e luci, oppure ombre e luci, no? Questo è fatto apposta per essere già considerato in questo modo, e quindi voi partite, come vedete qui, da un colore,
eccolo qua, 1, 2, 3, e avete praticamente già, come vedete, l'orco in questo caso ben delineato ombre e luci. Da qui in poi è tutto in discesa, perché ovviamente avete già una miniatura molto bella così com'è, non fate altro che finire a mano, ok? Oppure potete andare avanti con altri colori tipo i gomiti, le faremo, queste cose le faremo. Ora pensiamo ad aprire il mega set. C'è un cellophane che io ho già levato per motivi di ripresa, perché non volevo che vi rimbalzasse la luce mentre vi raccontavo di questa cosa. Vi faccio subito vedere una cosa interessantissima. Allora, all'interno di questo box la prima cosa che colpisce è che, come sempre, avete il libricino che avete visto anche negli altri set, avete tutta quanta la Warpaints Air, quindi tutta la gamma, praticamente ci sono anche tutti quanti i metallici che già ci sono anche qua dentro, in parte ovviamente, e avete tutto un full range, in questo caso dei Warpaints, quindi vi dice tutti i Warpaints che potete comprare. Molto utile questa tavolozza, perché tenete a mente quello che avete e se vi servono altri verdi, altri blu, altri rossi eccetera, qui avete tutta la gamma, e dietro utilissimo, vi spiegano sempre come mescolare. Vale anche per gli Air, solo che ovviamente gli Air sono molto più liquidi, quindi c'è meno problema di pigmento pesante sulla base. Questa è la cosa che volevo farvi vedere. Come vedete, ogni confezione che trovate all'interno è in cellofanata, dovrebbero essere tutti ordinati in questi punti che vedete qui, e invece sono tutti ovviamente ribaltati. Perché? Perché sono fatti di carta. L'unica plastica che hanno utilizzato per questo packaging è il cellophane, e io credo che questo in realtà sia un pregio e non un difetto. È un po' come le Fonzi, che a un certo punto da un difetto hanno inventato il loro slogan, no? Se non ti lecchi le dita godi solo la metà, no? In realtà era un difetto il fatto di sporcarsi le dita del formaggio delle Fonzi, ma hanno trasformato questo difetto in un pregio. Questo assolutamente non è un difetto, cioè trovarli scombinati quando aprite la scatola. È il grande pregio di aver capito che Army Painter ci tiene all'ecologia. È il momento che veramente tutti facciano un passo in questa direzione, perché sembra poco, ma se ognuno fa il suo, sommando sono le briciole che fanno, insomma, no? La montagna. E quindi in questo caso io sono veramente felice di trovarli disordinati, perché vedo che non hanno utilizzato plastica per poter fare questo packaging, se non il cellophane, che insomma è molto labile e si leva molto facilmente. Quindi andiamo a vedere poi i contenitori all'interno. Come vedete sono già messi comunque a triade, e quindi poi andremo a vederli così, e vediamo un pochino che come sono messi. Vedete, qui avete praticamente anche disponibile, vi dicono tutti quanti i spray, primer, ok, e poi avete i colori. Allora, poi la cosa interessantissima, ve li faccio vedere qui così, ok, è che qui dentro abbiamo 50 Air Warpaints, quindi ci sono 50 colori che sono in match esatto ai Warpaints che avete normalmente a casa da sempre, se li avete già, insomma sono identici, solo che sono diluiti nel modo giusto con il medium, senza che dobbiate farlo voi. Vi ricordo, volendo, che c'è il medium e potete imparare utilizzando questi a diluire anche quelli che già avete come Warpaints, perché magari avete un colore in più che qui non avete. Guardando la consistenza di questi, lo vedremo subito perché tra qualche puntata vi farò vedere un tutorial immediatamente, e effettivamente imparate la consistenza adatta, giusta da mettere nell'aerografo costantemente, e quindi in questo modo qui potete con questo imparare la consistenza, e poi col medium, che loro vendono appunto a pochissimo, aggiungerlo al colore che avete Warpaints normale e imparare a farvi le diluizioni per l'aerografo, cosa che ovviamente è utilissima. Al di là di questo vedremo poi anche altre cose. Qui abbiamo 9 Air Metallics e sono praticamente 9 colori metallici. Ci sono lo Shining Silver, il Plate Mail, ci sono il True Copper e il Greedy Gold, che tra l'altro non avevo, e il Tainted Gold, guardate, e il Rogue Iron, che sono molto belli. Li ho presi nell'ultimo set e sono fantastici per fare la ruggine, e questo per fare i Necron, per esempio. Se qualcuno di voi fa i Necron, con questo va alla grande con l'aerografo. E da qui insomma ci sono altre possibilità. E poi abbiamo un Air Fluo, che è il Gauss Green,
ovviamente è il famoso verde fatto per cose tipo i Necron, oppure secondo me per fare i fantasmi, quindi molto bello perché essendo fosforescente con base bianca fate il fantasma che poi tagliate quando spegnete la luce lo vedete ancora in tutta la sua forma. E poi praticamente di questi 16 di questi colori sono a triade e quindi praticamente avete, come vedete, l'Incursion Orange, Demonic Yellow, Imp Yellow che potete fare insieme, quindi 1, 2, 3 e avanti così. E avete i verdi, avete i blu, avete un'altra gamma di blu, avete i viola che vanno sul purple, quindi sempre viola che va verso appunto il viola più chiaro, e poi avete il pink con i 3 pink, cioè veramente. Tra le altre qui sarebbe da fare un tutorial solo per questo, perché con questa triade, se poi mettiamo sopra un inchiostro giallo, abbiamo l'arancione più bello che ci sia veramente da vedere, quindi vi farò vedere un giorno. E quindi questa è la cosa molto molto bella di questa confezione. Adesso vi faccio vedere i colori. Allora, la boccetta arriva con un tappino dorato, che è appunto elemento che vi fa proprio vedere che avete in mano un colore della Warpaints dell'Army Painter, diciamo airbrush, e quindi diluito abbastanza. Sentite che dentro ha le palline, ok? C'è scritto come avete sotto che è un Air, quindi addirittura questo è un Ilven Armor Air, quindi chiaramente sapete che è un Air. È scritto che è fatto in Danimarca, quindi non sono cose fatte in Cina, anzi per noi, sapete che per noi europei queste cose sono importanti. Vi scrivono che ci sono 2 mixing bowl all'interno, ok? E poi vi dicono di mescolare bene e quindi vi spiegano che non è tossico, eccetera eccetera, e vi spiegano appunto come sempre di mescolare molto il colore. Una volta mescolato questo si apre semplicemente come tutti gli altri colori, si versa e via, ok? La cosa molto buona è che anche questo, che è liquido, come vedete se non premo non viene giù, perché la plastica va verso l'interno e permette di non avere spargimento di colore, e questa è una cosa che veramente, specie per chi inizia e ogni tanto sbaglia e fa cadere i colori, è una cosa veramente veramente importante. Ora ovviamente io tutti questi colori andrò a metterli sulla scrivania nella mia postazione, e già dalla prossima puntata cominceremo a metterli alla prova. Ho intenzione, ve lo faccio vedere, di farli su troll che mi sono stampato con la mitica Hexagon, che ogni tanto mi aiuta nella stampa dell'STL, come sapete, e questi sono troll che ho preso da Atlantis Miniature, da My Mini Factory, che è un'app che vi permette, se la scaricate, appunto di potervi scaricare miniature fatte da artisti alternativi, diciamo, a Games Workshop. È molto bello. Ho messo appunto la basetta, l'ho preso da Green Stuff, ne ho 3 di questi, e quindi noi andremo, vi faccio vedere, a dipingere con il sistema delle triadi questi 3 troll, ok, che adesso vedete fatti con questa resina perché ci avanzava questa, e per un discorso di costo, per l'appunto non l'abbiamo fatti grigi scuri o neri, abbiamo usato la resina trasparente che avevamo in avanzo da Hexagon. Saluto tra le altre i ragazzi di Hexagon, che sono sempre gentilissimi. Qui abbiamo incollato e quindi vedete una parte praticamente con la colla, ma ovviamente poi mettendo il primer questo non accadrà. E poi proveremo a fare questa cosa delle triadi con gli Air per vedere che tipo di funzione e che tipo di funzionamento hanno soprattutto i colori nuovi della Army Painter. Ci vediamo ragazzi per un breve recap e poi ci salutiamo. Onestamente sono sicuro che questa volta Army Painter ha azzeccato in pieno il mercato, perché la colorazione con aerografo è sempre stata molto complessa. Usare l'aerografo è complesso in realtà all'inizio, perché bisogna imparare subito a lavarlo tra un colore e l'altro, tra un cambio e l'altro, e la diluizione del colore è sempre stata una cosa che bisogna imparare subito e non è facile. Mentre si impara, si incrosta l'aerografo, non si sa lavarlo bene, quindi si incrosta ancora di più, eccetera eccetera. Quindi in realtà l'idea di fare una gamma dedicata è meravigliosa per i neo, soprattutto per appunto i noob, perché in questo caso i novizi possono veramente vedere come si diluisce, ma per i pro secondo me è comunque un vantaggione, perché metti dentro e vai senza dover fare tutto quello che c'è da fare normalmente per l'aerografo. Al di là di questo, un'altra cosa molto azzeccata è che nel mercato delle miniature
ci sono i colori Air, quasi tutti li hanno fatti, ma non hanno venduto così tanto come sembra, perché ovviamente non molti di noi utilizzano l'aerografo, appunto perché non è facilissimo, appunto perché costa molto, e diciamo che lo utilizzano modellisti che sono già avanti con l'hobby e che hanno voglia di fare un salto di qualità e provare a fare altre tecniche, no? Al di là di, quindi in questo caso, secondo me, Army Painter ha azzeccato tutto, ha azzeccato il formato, ha azzeccato il fatto di mettere 2 palline all'interno, vi ha messo addirittura le istruzioni su come utilizzare il colore direttamente sul colore, e ha fatto delle confezioni con delle triadi per poter rendere il più facile possibile la colorazione. Un aerografo in realtà lo potete prendere persino con un serbatoio portatile, con una pistolina, diciamo con una penna che non sia a più di 100 euro, e già avete un buon aerografo. E secondo me con questa qua conviene veramente provare e vedere un pochino come va e di cosa si tratta. Quindi ragazzi, li metteremo alla prova immediatamente, nel senso che fra tipo 2 puntate siamo già sull'aerografo a provarli, e vedremo finalmente l'Army Painter che cosa ha fatto con questi colori, quanto sono pigmentanti, eccetera eccetera. Ci vediamo alla prossima puntata, ciao!